questo video vi porto con me in un'avventura nel cuore di Kathmandu, tra tradizioni millenarie, sapori nuovi e templi affascinanti. Iniziamo esplorando la magnifica piazza Durbar, un luogo carico di storia e spiritualità, con le sue pagode e palazzi che raccontano secoli di cultura nepalese. Dopo una lunga passeggiata tra le vie colorate della città, faccio una tappa in un tempio dove mi soffermo sui rituali, immerso nella spiritualità locale. Assaggeremo anche snack curiosi e affronteremo qualche imprevisto, come il noleggio di una moto che non va proprio come previsto. Pronti a scoprire Kathmandu da vicino? Lasciamo Calcutta a bordo di un vecchio taxi giallo, un classico simbolo della città. L'auto è un po' traballante, con ammaccature ovunque e un'atmosfera vintage. Mentre il tassista guida, osserva per l'ultima volta le strade affollate e colorate di Calcutta, chiedendomi cosa mi aspetterà nel prossimo capitolo di questo viaggio. All'aeroporto di Calcutta mi dirigo subito al banco di Air India per ritirare il biglietto cartaceo, dato che il ticket elettronico non è disponibile. Inizia qui un'avventura inaspettata. Vengo indirizzato da un banco all'altro, aspettando senza troppe informazioni su cosa stia accadendo. Allora, che bordello! Mi hanno annullato il volo per Kathmandu, però in compenso mi hanno rispostato su un'altra compagnia aerea e mi fanno fare un doppio volo, mi mandano di nuovo a Delhi e da Delhi mi fanno prendere il volo per Kathmandu. E tutto di corsa, ma vediamo. Ce l'ho fatta! Ho fatto il visto, ora prendo il taxi e mi faccio accompagnare all'albergo. Il clima è cambiato, non c'è più quell'afa che c'era in India. C'è un'aria secca, abbastanza freschetta e si sta proprio bene. Appena esco dall'aeroporto, Kathmandu mi dà il suo benvenuto con un'energia vibrante.
Il primo impatto è intenso, il traffico è caotico, le strade sono piene di motorini, risciò, autobus e auto che sembrano danzare senza regole precise. Tutto sembra muoversi in un'armonia disordinata, un ritmo che non avevo mai visto prima. Guardando fuori dal finestrino, vedo un mondo nuovo. Ci sono piccoli negozi colorati ad ogni angolo, bancarelli improvvisati e venditori ambulanti. La vita qui scorre in un modo tutto suo, fatta di suoni, clacson e risate. Mi colpisce come tutto sembri così vivo, così in movimento. Mi affascinano i colori che riempiono la strada, vestiti appesi ovunque, bandiere di preghiera che sventolano al vento, segni di una spiritualità che si intreccia con la quotidianità. Sembra di essere in un luogo sospeso tra passato e presente, dove ogni strada ha una storia da raccontare. Proseguendo, mi accorgo nella vicinanza delle montagne. Kathmandu è circondata dall'Himalaya e, anche se sono ancora lontano dalle vette, la loro presenza si sente ovunque. È strano, siamo immersi nel caos cittadino, eppure le montagne sembrano ricordare a tutti qui la natura e lo spirito che convivono in equilibrio. I tassi e le auto che mi sfrecciano accanto sono pieni di gente del posto, ognuno preso dei suoi pensieri, nella sua vita. I volti delle persone, sorridenti e curiosi, mi ricordano quanto siano accoglienti gli abitanti di questa città. Mi sento straniero, eppure accolto, come se Kathmandu avesse già aperto le porte per far riconoscere le sue meraviglie. Ecco la mia cameretta di Kathmandu. Qui c'è la tenda che ora ho chiuso perché se no si vedeva fuori, si vedeva quelli della stanza di fronte. Chiudiamo. Chiudiamo. E questo è il letto, TV e novità, ci sta la carta igienica. Fuori il fazzoletto, incredibile. Questo è il bagnetto. Niente di che, va bene, non c'è pure tanto asciugamani puliti, Perfetto, va bene. Eccomi in giro per le strade di Kathmandu. Ovviamente è un paese, una città di montagna. Si sente l'aria freschetta, non c'è più quell'afa di Mumbai, di Calcutta che ti faceva morire. Si sta proprio bene, anche tutto positivo finora. Vediamo un attimo. Sono arrivato in albergo e decido di uscire subito ad esplorare. Le strade sono piene di vita, luci e colori, persone ovunque. Ogni angolo sembra raccontare una storia diversa. Mentre passeggio, mi imbatto in un piccolo negozio di abbigliamento e decido di acquistare qualche t-shirt, come ricordo. I negozianti sono gentili e sembrano sempre curiosi di sapere qualcosa in più su di me. Continuando la mia passeggiata, arrivo davanti a un tempio. Credo che sia induista con le sue 3 cupole che svettano verso il cielo. C'è un'atmosfera di pace e, sotto le cupole, vedo dei fedeli assorti nella preghiera, che cantano e suonano strumenti. È un momento di pura spiritualità che mi lascia quasi senza fiato.
Decido di proseguire ancora un po', ammirando l'architettura e la gente intorno a me, ma alla fine rientro in albergo. È stata una giornata intensa e ho bisogno di riposare. La mattina seguente scendo a fare colazione. Mi aspetta un buffet interessante. Vi sono verdure speziate, frittelle fraganti e anche fette biscottate con burro e marmellata. Non vedo l'ora di assaggiare tutto. Dopo la colazione decido di andare a Piazza Durbar. Acquisto un biglietto per entrare, 1000 rupie, ma ne vale davvero la pena. Ciao a tutti. Eccoci finalmente a Piazza Durbar, nel cuore di Kathmandu. Questa è una delle piazze più antiche e importanti della città. Durbar significa palazzo reale ed è qui che i re nepalesi venivano incoronati e celebrati per i secoli. La piazza è piena di pagode, un'architettura tipica del Nepal, con tetti che si sovrappongono in uno stile unico e affascinante. Ogni tempio ha una sua storia e significato, molti sono dedicati a divinità induiste e buddiste. In effetti qui si respira una fusione di culture. Kathmandu è sempre stata una crocevia di scambi culturali e religiosi. Ad esempio, quella che vediamo davanti a noi è la Casa Mandap, una pagoda costruita nel XII secolo con il legno di un unico albero. Continuando il giro, noto la statua di Hanuman, il dio scimmia protettore dei re. È una figura amata e rispettata in tutta l'Asia. La piazza è una testimonianza viva della devozione religiosa del Nepal, ma anche della sua storia monarchica. Da ogni lato della piazza si ergono palazzi reali e residenze nobiliari con le facciate decorate in modo raffinato. बिहिबार पूजा सुन्दरसिंह पूजा जो छ बिहिबार पनि लैजान्छ अनि मोबाइल अनि यो Osservando questi dettagli mi rendo conto di quanto sia stato importante il lavoro artigianale per preservare l'arte e la cultura locale. Ogni tempio e palazzo racconta una storia, guerre, terremoti, ristrutturazioni. La storia è qui, davanti a noi. That's the architecture to show how the different, even in the Kathmandu, in the 4 different major cities. You will have
Questa è la gara. Todos los patios interconectados. Il rover. Good price. This Max is doll. This small doll. Small doll. It's nice piece mountain doll. Nice. It's looking. Good price. This book like Tibetan book. It's the one here, yeah. Ah, It's nice one. This. preghiera. Yeah. It's look. Oh, It's look. nice. Nice one. Thank you. Good price. Thank you. 100. Everything. Faccio la vita. 100 rupie. Sta tutti 100. Sì, certo. 100 rupie. Where you from, sir? Italy? Italy. Molto. E ora faccio una piccola sosta presso una bancarella. Il venditore mi mostra un medaglione tibetiano. Mi racconta che il medaglione porta fortuna ed è un simbolo di protezione usato nelle tradizioni tibetiane da secoli. Dopo una breve trattativa, riesco a portarlo a casa, come ricordo di questa giornata speciale. Riprendo il mio giro tra le bancarelle dove si trovano manufatti, tessuti e piccoli oggetti religiosi, tutti realizzati a mano. Questi oggetti rappresentano non solo l'artigianato, ma anche l'animo di un popolo che vive di spiritualità e tradizione. Quanto vuoi? Ma non lo so. Sta originale. Om Mane Padme Om. Is 8 mandala. Quanto? Tutte e due.
No, non è che me ne stavo Esta, dando. ok. ¿Cuánto? Esta different. Mantra. Om Mani Padme Hum, God give long life, God help. ¿Cuánto? Calendar. Tibetan calendar. Esta mandala. 200 rupie? ¿Qué posso usare? Se $10? Ok, ok. No. Ok. This, ok. Dollari? No, dollari, rupie pago. 7.000, preso. 7.000, no, è troppo. Quanto rupie? Fammi Quanto? pensare un attimo. 3 quanto? Esta originale, handmade, pietra. Lapis, coral, God give long life. Quanto? Ma una me ne serve, me ne Ok, potrebbe esta servire. originale. Questa? Esta originale. This is making Tibet. Handmade. Esta originale. 200 rupie. Esta 20 euro. Vabbè, dai, no, non posso Esta spendere. originale. Va bene, Esta dai. vale Va bene, dai. 500. Ora vedo il tempio Taleyu Bhawani, il più sacro della piazza, dedicato alla dea Taleyu, una divinità protettrice della dinastia reale. Questo tempio è imponente, con i suoi 3 tetti sovrapposti e una miriade di dettagli scolpiti nel legno. Solo una volta all'anno, durante una cerimonia speciale, ai fedeli è concesso di entrare per rendere omaggio alla dea. Chiudo il mio giro della piazza con un'ultima occhiata al tempio principale. Non solo un luogo sacro, ma un cuore pulsante di storia e cultura. Lasciando Durbar, porto con me un piccolo pezzo di questa cultura affascinante. La piazza mi ha offerto un'esperienza indimenticabile. Lasciata piazza Durbar alle spalle, continuo a passeggiare per le vie di Kathmandu, esplorando i colori e i suoni della città. Dopo pochi passi mi imbatto in un piccolo tempio, un angolo di spiritualità in mezzo al caos della città. Ci sono le ruote di preghiera, quelle che si fanno girare per diffondere le preghiere al vento. Anche io le faccio girare, assaporando questo momento di pace. E solo queste sono le preghiere. Si girano. E si fanno le preghiere. Mi chiedo quante persone abbiamo pregato qui, in questo stesso modo, cercando protezione e benedizione per le loro famiglie. Dopo essermi immerso in questa atmosfera sacra, decido di tornare verso l'hotel. Hello, Però sorry, Manchester. questi sono i cavi elettrici.
Queste sono le solite patatine piccanti che ne vado pazzo, sono buonissime, piccantissime, da avere il fuoco. E poi adesso il delizioso Italian snack, pinata, sarebbero penne al formaggio. Vediamo un attimo che c'è dentro, sono curioso. Sono penne, in effetti, sono proprio penne. E come sugo c'è anche il suo, il ketchup e quella pasta italiana. Ora l'assaggio e vi dico se è buono. Metto il ketchup. Anche il ketchup c'ha un colore strano. Ed ecco quella pasta italiana. Pennetta al pomodoro. Assaggiamo. No, non c'è niente a che fare con la pasta, solo la forma. Ok. Dopo una breve pausa in albergo, esco di nuovo per godermi la serata tra le vie della città, che sono ancora piene di vita. Allora, ho provato a noleggiare una moto perché volevo andarmene un po' in giro per la valle di Kathmandu, ma c'era un problema che non c'era la patente internazionale e non l'avevo fatta, avevo sbagliato. Quindi niente, ne ho provati 2 o 3 già, ma non riesco ad andare a Mi avventuro in un locale tipico in cerca di qualcosa di autentico da mangiare. L'atmosfera è calda e accogliente. Mi siedo, ordino qualche piatto tipico nepalese e mi immergo nei sapori locali. Questa è una vera esperienza culturale. Prendo i momò, dei ravioloni di verdura da intingere nella salsa curry. Buoni. Il nuovo giorno inizia con un'altra avventura. Decido di esplorare le stradine di Kathmandu, sempre piene di colori e vita. Mentre cammino tra le vie strette, penso a quanto sarebbe bello esplorare il Nepal su 2 ruote e mi metto alla ricerca di un noleggio moto. Il piano è di trovare una moto, magari una di quelle classiche che si vedono sempre in viaggio, e partire per le strade meno battute. Tra una bottega e l'altra, finalmente trovo un piccolo noleggio moto. Entro, carico di entusiasmo, pronto a vedere cosa hanno disponibile. Mi spiegano gentilmente come funziona il noleggio e mi mostrano le moto. Mi immagino già guidarle tra le montagne e i paesaggi incredibili, ma proprio mentre iniziamo a discutere i dettagli mi chiedono della patente internazionale. Mi rendo conto di non averla portata. Purtroppo, senza patente internazionale non posso prendere la moto. Un po' deluso, ma consapevole di aver imparato una lezione per i prossimi viaggi. Esco dal noleggio e decido di godermi comunque la giornata a piedi. Non sarà la stessa cosa, ma a Kathmandu ogni angolo ha qualcosa di speciale. Ripenso al viaggio che avrei potuto fare su 2 ruote, ma mi rendo conto che a volte le avventure migliori nascono dagli imprevisti. Forse trovare una moto non era nel mio destino oggi, magari mi aspetto altre esperienze, tutte da scoprire camminando. Quindi, con un nuovo piano improvvisato, mi rimetto in cammino tra le strade di Kathmandu, pronto a lasciarmi sorprendere.
Torno nel mio locale preferito, prendo di nuovo dei momò che mi sono piaciuti e dei funghi al peperoncino, veramente micidiali. Visto che non riesco a mangiare i funghi col peperoncino, preferisco prendere un altro piatto, prendo una zuppa con i funghi, questa volta è buona.